Benvenuti nel video dedicato alla costruzione del collo consolino, presente in TTCAD L3 ed L4. Mi trovo in gestione parti, ho scelto come modello un corpetto con riprese di tipo A. Quando si vuole costruire qualsiasi tipo di collo bisogna selezionare un davanti. Il davanti sul quale voglio creare questo collo è il davanti Pensa in Vita. Seleziono e clicco Colli e cappucci. Mi si apre questa tendina, seleziono collo applicato consolino. Mi porta all'interno della pagina che mi permette di creare questo collo. Questo riquadro di sinistra, dove c'è scritto parametri del collo, si riferiscono al davanti che io ho selezionato in gestione parti. Una cosa molto importante è controllare che siano selezionati i punti che mi determinano la curva del girocollo e vedo che sono selezionati A e B e sulla finestra grafica il girocollo è in blu, quindi vuol dire che questa curva è selezionata. Questo riquadro riguarda il dietro. Se io ho più parti del dietro, devo fare attenzione sul quale voglio creare il mio collo. Mi viene proposto dietro con la pence in vita. Voglio crearlo invece il dietro senza la pence. Anche qui bisogna prestare attenzione che i punti si riferiscano al giro collo dietro, altrimenti si apre la tendina e si vanno a selezionare. In questo caso vedo che anche qui la curva è blu, perciò è selezionata. Clicco Aggiungi questo nuovo collo. Il programma mi ha già creato il mio collo. Questo è il collo e questo è il solino. Posso anche vedere le due parti separate qui in alto dove c'è scritto mostra le parti vicine, deseleziono e il programma me le allontana. Così è più facile vedere le varie trasformazioni. Questo riquadro riguarda il collo. Questo più piccolino invece il solino. Qui in alto troviamo nome, collo applicato consolino è il nome che trovo sia sulla lista che qui in alto ed è modificabile. Inseriamo solo collo 1, clicco applica, nella lista trovo il nome che ho appena scritto e anche qui in alto. Altezza collo 5 cm. Si riferisce all'altezza del collo, questo è il centro dietro, questa è la parte del davanti e qui vedo indicati i 5 cm. Si può inserire un altro valore, ad esempio 7, clicco applica e il programma mi modifica il collo, mi ha alzato il collo di 7 cm. Angolo linea laterale, vengono indicati 70 gradi. Questi gradi si riferiscono a questo angolo, questo con questo. Questo è un angolo di 70 gradi. Con il più aumento i gradi, qui viene indicato 90 gradi e si vede che la lettera B è perfettamente perpendicolare sulla lettera C, questi sono 90 gradi. Con il meno, qui diminuiscono, questo è un angolo di 35 gradi. In base a quello che vogliamo ottenere andiamo a spostare l'angolo. Raccordo orizzontale e raccordo verticale mi inserisce un punto. Clicchiamo, che così si vede, per permettere una rotondità qui in alto. Questo mi sposta la lettera B dall'origine verso sinistra. Questi sono i centimetri che mi vengono indicati dello spostamento. Mettiamo a 0. Collo intero. Il programma inizialmente mi propone il metà collo. Se io seleziono collo intero e clicco applica, mi crea il collo intero. Spostamento Y, centro collo 1 centimetro. Si riferisce alla lettera D, questo punto. Il centimetro spostato è dalla base, questa linea che si vede sottile, sta a indicare che la lettera D si trova rispetto alla base e quindi alla stessa altezza che si trova la lettera C,
verso l'alto di 1 centimetro. Questo centimetro si riferisce anche alla lettera A del solino, ma rispetto a quella che viene chiamata inquadratura base e quindi alla stessa altezza in Y della lettera B, si trova 1 centimetro verso il basso. Se vado a modificare, inseriamo 3 centimetri e clicco applica, si modifica sia la lettera D, c'è uno spostamento verso l'alto di 3 centimetri e la lettera A verso il basso di 3 centimetri. Applica. Rastremazione. Cliccando sul più vado a spostare la lettera B verso l'alto mantenendo la curva originale. Qui vengono indicati i centimetri dello spostamento e qui i centimetri totali dell'altezza del collo sulla parte del davanti. Il raccordo abbiamo visto di cosa si tratta. Questo riquadro invece ci dà la possibilità di modificare il solino. Altezza collo vengono indicati 2 centimetri ed è la linea AD, è il centro dietro, anche qui vengono indicati i 2 centimetri. Aumentiamo, mettiamo 3, applica e il programma mi ha aumentato il mio solino. Anche qui troviamo dei gradi, meno 70, stanno a indicare questi. I 70 in meno 70 è questo angolo. Con il più questo si modifica e con il meno lo modifichiamo. Anche il solino ho la rastremazione. Con il più vado a spostare la lettera C verso il basso, quindi aumento, e con il meno diminuisco. Cliccando sullo 0 porto all'origine. Questa parte sotto invece dà la possibilità di modificare la linea superiore, la linea laterale e la linea inferiore del collo, la linea superiore, laterale e inferiore del solino. Vedo che è già selezionata la linea superiore e sul modello è selezionata in rosso. Viene indicata che è una curva a 2 punti e qui sotto ho la tangenza su A e la tangenza su B. Posso andare a modificare l'angolo e il peso. Andiamo a modificare l'angolo del punto B. Con il più vedo la linea tratteggiata e vedo l'angolo che si modifica. Con il meno aumento e anche il peso, che è la curvatura, si può modificare. La linea laterale seleziono, diventa rossa, mi viene indicato che è un segmento, posso trasformarla in una curva in 2 punti, posso andare a modificare l'angolo della lettera B, aumento il peso, così l'arrotondo, e la lettera C la lascio. Linea inferiore ugualmente la posso selezionare e andare a modificare. Per quanto riguarda il solino, trovo queste 3 possibilità: la linea superiore, laterale e inferiore. Andiamo a modificare la linea laterale. Mi viene indicato che è un segmento, la trasformiamo in una curva a 2 punti perché la voglio arrotondare. La lettera B, l'angolo della B, aumentiamo con il più, aumento anche il valore del peso, così viene più arrotondata. Posso di nuovo metterle vicino, così vedo che effetto ho ottenuto. Questa pagina dà veramente tantissime possibilità, si possono creare un'infinità di colli. Clicco conferma. Nell'elenco della struttura ad albero trovo il collo e il solino. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!